Era il 4 febbraio del 2024 quando un fulmine a ciel sereno colpì la Stardom e tutti i suoi fans. Rossy Ogawa, uno dei principali volti della compagnia nonché fondatore della Stardom, era stato licenziato da Bushiroad, società madre della Stardom. Da quel giorno fatidico sono ormai passati 6 mesi e intanto Rossy Ogawa si è aperto una nuova federazione, Marigold, che sta gestendo in tutta tranquillità e come più gli aggrada, cercando di mettere sul piatto importanti collaborazioni con la WWE, motivo di discordia a quanto pare tra lo stesso Ogawa e Bushiroad. Tuttavia la Stardom, senza più Rossy, ha iniziato una serie di cambiamenti non indifferenti che hanno portato dapprima la federazione ad iniziare una collaborazione con la AEW. Questo ha portato purtroppo, e sottolineo purtroppo, Mina Shirakawa ad apparire di continuo nella federazione di Tony Khan, trascurando i vari impegni con la Stardom, il che ha portato la stessa Mina Shirakawa a competere a Forbidden Door contro Toni Storm e molto probabilmente a saltare il 5-Star Grand Prix 2024 per dedicarsi ad All In. Questa infatti è stata la prima volta in assoluto che la Stardom prendesse parte a Forbidden Door, questo perché secondo i vari rumors era proprio Rossy Ogawa a non volere una collaborazione tra Stardom e AEW. I cambiamenti però che la federazione stava subendo non erano affatto finiti, anzi la stessa compagnia si stava preparando ad essere completamente stravolta. Un esempio lampante di quanto vi ho detto finora si è verificato nel mese di giugno, quando tutti noi assistemmo alla parziale fine di Queen's Quest, una stable storica per la Stardom che vide la sua nascita nel lontano 2016 e che ha annoverato negli anni atlete di primissimo livello come Yoshirai, Utami, Hayashi Shita e così via. Questo fatto portò ovviamente tante critiche alla federazione, critiche espresse dai vari fans della Stardom, critiche che intasarono così i vari profili social della compagnia. Tutto questo a quanto pare era solo però la punta dell'iceberg, perché il peggio doveva ancora arrivare. Dunque, in questo video cercheremo di fare il punto della situazione su tutto ciò che è successo nello scorso weekend a Stardom Rendezvous, un pay-per-view che si è diviso in 2 giornate, che ha per davvero lasciato scioccate tutti i fans della federazione, me compreso. Prima però di addentrarci nei dettagli vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del canale sono di vitale importanza. Detto ciò, la giornata di sabato 27 luglio ci ha lasciato delle buone sensazioni con l'arrivo della nuova stable di SLK, Neo Genesis, che ben si è comportata, mettendo in mostra una buona alchimia e un buon talento grazie alle giovani ragazze che compongono questa stable. Ma soprattutto grazie al main event che ha visto Natsupoi coronare finalmente il sogno di diventare campionessa, battendo Saori Anou e laureandosi così Wonder of Stardom Champion per la prima volta in carriera. Tutto sommato Stardom Sapporo Wonder Rendezvous è stato alquanto piacevole da vedere e penso che siate d'accordo con me nell'affermare che una volta finito lo show ci siamo alzati dal divano tutti belli contenti e soddisfatti per ciò che era accaduto, per lo spettacolo offerto dalla Stardom e dalle sue atlete. La svolta però arrivò il giorno seguente a Stardom Sapporo World Rendezvous, dove purtroppo nel main event dello show è praticamente successo di tutto. Sì, perché a sorpresa Saya Kamitani tradisce Maika e si allea con Natsuko Tora, che grazie all'aiuto di Saya Kamitani riesce a battere Maika e a vincere la Red Belt.
Al termine della battaglia, Saya Kamitani svela le sue vere intenzioni, uccidendo definitivamente Queen's Quest, alleandosi a E-Hit, nuova stable di Natsuko Tora, che va a sostituire Oedo Tai, che vede come Queen's Quest la sua fine sportiva. Questi fatti hanno scioccato i fans, che si sono rivoltati in massa sui social per esternare le loro perplessità a riguardo di tutto questo. Io stesso ho ricevuto parecchi messaggi con molti di voi che mi hanno confidato i loro dubbi sull'operato di Taro Kada e della stessa Bushiroad, che pare abbia intenzione di distruggere tutto ciò che era stato creato da Rossi Ogawa negli anni precedenti. Io penso che Bushiroad abbia fatto cose buone per la Stardom da quando i due mondi sono venuti a contatto. Penso sia giusto dire che Bushiroad abbia aiutato la Stardom a guadagnare notorietà e a migliorare parzialmente alcuni servizi come Stardom World. È vero dire però che per quanto riguarda il booking, qua a mio avviso siamo in alto mare. In questi ultimi 6 mesi facciamo fatica a riconoscere questa federazione, che è stata ribaltata da capo a piedi ed è diventata quasi un'altra compagnia. A tratti si fa fatica a pensare che questa è la Stardom di cui tutti noi ci siamo innamorati anni or sono. Sì, perché le cose che stanno capitando e che insomma non hanno avuto senso logico e sono molte, ecco, tra virgolette, iniziando dal tournée di Konami, passando per la line-up del 5-Star Grand Prix 2024, arrivando fino a quanto è successo nello show di domenica 28 luglio. Ha davvero poco senso, a mio avviso, inserire Saya Kamitani nella stable di Natsuko Tora, quella Natsuko Tora che è stata artefice dello scioglimento di Queen's Quest. E ancora, ha poco senso anche far alleare Saya Kamitani, che arriva dal mondo delle idol, con Tekla, che odia tutto ciò, portando in scena il personaggio chiamato Idol Killer. Per non parlare poi di Natsuko Tora, che, ammettiamolo, fa davvero storcere il naso a vederla con il World of Stardom Championship. Dulcis in fundo, potremmo anche menzionare la line-up del 5-Star Grand Prix 2024. Sì, perché fa male comunque vedere gente come Momokogo, Lady C e chi che sia non partecipare a tale torneo soltanto per lasciare posto a lottatrici come Anna Jay. Non me ne vogliate, non ho nulla contro Anna Jay, ma davvero avevamo bisogno di lei nel 5-Star Grand Prix? Io francamente non credo, vi dico la verità. Avremmo avuto bisogno piuttosto di vedere Mina Shirakawa, che purtroppo i gentiluomini della Bushiroad hanno svenduto in EW a fare una stupida storyline con Toni Storm e Mariah May. Avevamo bisogno di vedere gente come Momokogo, Lady C, Waka Tsukiyama, che si impegnano fino allo sfinimento 365 giorni all'anno, per poi ricevere un 2DP che dalla propria federazione, preferendo inserire lottatrici di altre compagnie di cui alla fine del torneo nessuno si ricorderà, e in tal caso non porteranno nulla alla Stardom. Far partecipare invece lottatrici come Momokogo o Lady C voleva dire dare un'opportunità a queste ragazze che si impegnano sempre e comunque nonostante le avversità per regalarci un buono spettacolo e per farci divertire, dando loro la possibilità di crescere e guadagnare esperienza per garantire comunque alla federazione l'evoluzione di queste atlete che nel bene o nel male un giorno potrebbero anche dare soddisfazioni alla Stardom. E poi c'è addirittura il pericolo che la stessa World of Stardom Champion non prenda parte al 5-Star Grand Prix di quest'anno, sì, perché Natsuko Tora avrebbe dichiarato che lei non ha nessuna intenzione di prendere parte al torneo, regalando così il suo posto nel 5-Star Grand Prix 2024 a Ruaka. Nulla è confermato in questo caso, quello è vero, ma se così fosse per davvero, secondo voi sarebbe una scelta giusta quella di non far partecipare la campionessa al torneo più importante dell'anno? Dunque,
cancellare gran parte della storia della federazione per dei capricci degli attuali dirigenti sembra una cosa alquanto stupida, che porterebbe in futuro ritorcersi contro la federazione stessa. D'altro canto, se Taro Okada e la Bushiroad cercavano il colpo ad impatto, cercavano di scioccare i propri fans, dando loro un motivo di cui discutere, un qualcosa di cui parlare, allora direi che ci sono riusciti alla grande. Dunque, Taro Okada e Bushiroad stanno distruggendo per davvero la Stardom? Direi che forse è troppo presto per rispondere a questa domanda. Io personalmente non butto via tutto l'operato di Taro Okada da quando è salito in cattedra, ma certe cose mi hanno lasciato davvero perplesso e mi hanno fatto arrabbiare non poco. Solo il tempo ci dirà se questa nuova Stardom sarà in grado di abissare quella vecchia e se sarà in grado di conquistare i cuori dei vecchi fans, catturandone anche di nuovi. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare pazientemente e vedere come si evolveranno le cose, continuando sempre e comunque a seguire e a sopportare le nostre atlete preferite che danno l'anima all'interno di quel ring per portare un sorriso nelle nostre vite. Prima di salutarvi, vi chiedo gentilmente di lasciare il vostro pensiero nei commenti. Sono molto curioso di conoscere le vostre opinioni a riguardo. Permettetemi anche di ricordarvi che sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale che vi dà l'opportunità di restare sempre aggiornati con tutto ciò che accade in questa straordinaria disciplina. Sul sito web di Donne tra le corde troverete tantissimi articoli dedicati alle vostre atlete preferite, tutti i risultati dei vari show, i rumors e così via. Dategli un'occhiata quindi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!